Ciao, piacere Federico. Mi piace iniziare i video così, anche se ne faccio pochi. Forse è un modo per sentirci più vicini, quasi amici. Da 3 anni ho smesso di giocare a pallavolo. Era passata da essere la mia vita a mi sta togliendo qualcosa della mia vita. Sì, perché la passione della moto e soprattutto dei viaggi in moto avevano preso il sopravvento. Tanto da farmi partire in solitaria dall'Italia alla Mongolia, ma quello ormai appartiene al passato. Oggi invece si apre un nuovo capitolo, un altro viaggio in moto, alla scoperta di un altro continente, il Sud America. Sono partito con l'aereo il 5 dicembre 2024 dalla Sicilia, da Catania. Dall'altra parte del mondo ad aspettarmi c'era la mia moto, una KTM 890 Adventure R, grazie alla quale nei primi 3 mesi ho rotto un perone e un collaterale del ginocchio. Ed io, visto che non sono scaramantico, ho smesso comunque di chiamarla Belzebù. L'idea è quella di fare Uruguay, Argentina, Bolivia e Cile in poco meno di 3 mesi. Sì, questa volta una scadenza temporale, è già tanto che Alice, la mia compagna, mi abbia lasciato questi giorni. Sono sicuro comunque che me li rinfaccerà per tutta la vita. L'unica cosa che non capisco è perché non mi abbia permesso di attraversare la Colombia. In Colombia we don't say daddy. In Colombia we say papacito. I primi giorni di viaggio erano trasferimento, attraversando prima l'Uruguay e poi la noiosa Pampa Argentina. L'obiettivo era la famosa Ruta 40. Ecco, Francesco Cuccioletta mi aveva avvisato che il nord dell'Argentina fosse bello, ma non pensavo così tanto. Montagne spettacolari, deserti d'alta quota e infinite distese di sale bianco. Ho praticamente finito tutta la memoria dei miei hard disk da queste parti. A proposito, non so cosa ne farò di questo materiale video, non so se ne uscirà un altro docufilm su Amazon Prime o Apple TV come è stato per Long Waste. Effettivamente non so neanche cosa farò domani. Abbiamo trovato dove dormire a Coranzuli? Ma lo ammetto, non è stato semplice. L'altitudine e i continui sbalzi di temperatura e di umore mi hanno messo KO per qualche giorno. E sicuramente la ruta delle lagune in Bolivia non mi ha aiutato a recuperare le forze, anzi, un po' triste il capodanno in Cile, a San Pedro de Atacama. Mi duole dirlo, ma avrei preferito passarlo con la mia famiglia e la mia compagna. Da qui inizia comunque la camminata verso sud, facendo zig-zag tra Cile e Argentina. Ma le vacanze estive fanno sì che attraversare i confini, insomma, sia più complicato del previsto e soprattutto tu ti debba munire di tanta pazienza. Ho conosciuto motociclisti cileni che mi hanno portato a Chungungo, tra le dune, ed altri a fare una mototendata alle pendici del vulcano El Planchón. Momenti indimenticabili, ma che mi hanno un po' lasciato l'amaro in bocca. Sì, perché mi sarebbe piaciuto entrare più a contatto con la gente del posto, non solo motociclisti, ma niente da fare. L'ospitalità iraniana non si batte. E poi, altra cosa, non sono da trascurare i problemi alla moto. La mattina il freddo proprio non gli fa proprio bene. Adesso vi scrivo queste parole da Rio Grande, dopo aver attraversato tutta la carrettera Austral, meta imperdibile per ciclisti e motociclisti, ormai l'avete capito. La mia destinazione finale è Ushuaia, mancano 200 km alla fine. Lo dico quasi seccato, non perché non mi importi, anzi, ringrazio ogni mattina il cielo per avermi dato questa opportunità e questo privilegio di viaggiare. Lo dico così perché penso che Ushuaia sia soltanto un punto geografico in una cartina. L'importante è quello che c'è stato in mezzo, le avventure che ho passato e soprattutto il viaggio dentro di me.